Ciao, salve a tutti e ben ritrovati! Il narcisista ti devasta la mente e il corpo in questo modo. Ci sono delle ricerche che sono state condotte dall'Università dell'Ohio, io ti do sempre notizie di prima mano, peraltro spesso di difficile accesso o perlomeno non sempre accessibili a tutti, oltre all'esito inedito naturalmente delle mie ricerche personali, per quanto poi fotocopiate dai canali fotocopia, overt e covert, ma il bello è che chi è un po' attento li può in ogni caso anche abbastanza facilmente individuare. Queste ricerche hanno preso in esame coppie conflittuali e coppie di coniugi e di fidanzati serene in situazioni di problematiche fisiche personali degli appartenenti a queste coppie per vedere la reazione fisica oltre che psichica nel decorso delle patologie, soprattutto in casi di infortunio. E quello che ne è emerso è che chi si trovava in situazioni di coppia conflittuali avevano una notevole difficoltà nella riabilitazione fisica e spesso un aggravamento fisico, persino difficoltà nella rimarginazione delle ferite. Mentre nelle coppie fisicamente sane ma conflittuali si è riscontrata una più difficile reattività immunologica e una maggiore facilità ad ammalarsi di diverse patologie anche gravi rispetto alle coppie affettivamente serene e inoltre anche una minore aspettativa di vita. E tra l'altro è emerso anche che le donne reagiscono più sensibilmente fisicamente alle situazioni di stress, sviluppando più facilmente rispetto agli uomini certe patologie. Quando si parla degli effetti fisici dell'abuso narcisistico, e io ne ho parlato in primis anni fa, si generalizzano gli effetti spesso. Io voglio comunque rassicurarti sul fatto che le reazioni agli abusi sono sempre soggettive. Già il fatto di comprendere la situazione che stai vivendo può modificare moltissimo la tua capacità di difesa fisica allo stress, perché il danno psicologico e psichico è ultra devastante anche sul fisico. Quindi se sei corazzato psichicamente, sarai meglio in grado di contrastare una risposta stressante del corpo. Ma va anche da sé che se fortifichi il tuo apparato psichico ti metterai anche in condizione di evadere da una situazione estremamente stressante, come spesso si rivela essere una relazione di coppia tossica e abusante. Perché fortificare l'apparato psichico significa anche trovare la forza di contrastare l'eventuale dipendenza affettiva che puoi avere sviluppato. Una cosa che il narcisista, in specifico un narcisista maligno e perverso, fa, rendendoti ancora più pesante la situazione con devastanti abusi psicologici, è di confonderti, di crearti una dissonanza cognitiva tale da non renderti in grado nemmeno di riconoscere i tuoi stessi segnali, gli stessi segnali che il tuo corpo ti manda. Quindi di sottostimare e misconoscere i segnali di stress del tuo corpo, ma anche della tua psiche, perché non appena li potrai riconoscere avrai comunque modo di reagirvi. Solitamente, in ogni modo, la ripresa è veloce se sei in grado di riconoscere le dinamiche di coppia che ti hanno portato alle diverse manifestazioni fisiche di stress che possono essere più o meno importanti, in certi casi anche gravi. E per questo è il caso che ascolti i segnali di sofferenza che il tuo corpo ti manda. Significa in quel caso che devi assolutamente uscire, scappare da quella situazione. Ho parlato in un altro video più estesamente dei danni che causa una relazione di abuso, quindi puoi vedere quel video. Per restare sul piano mentale, c'è la confusione mentale, la perdita di memoria o la difficoltà a memorizzare, l'accresciuto stato d'ansia, le cefalee, l'insonnia, per dire le reazioni più frequenti e quelle comunque più facilmente affrontabili e risolvibili, purché vi reagisci per tempo in modo da non rischiare di cronicizzarle. Come dicevo però, se hai preso, stai prendendo consapevolezza che stai subendo un abuso, già questo può facilitare la difesa e la ripresa fisica del tuo corpo e della tua mente. Esci assolutamente da una situazione abusante e riprendi in mano te stessa, te stesso. Io ti abbraccio forte, sempre felice di leggerti, delle tue osservazioni, dei tuoi racconti, sempre arricchenti, stimolanti, di conforto anche a tutti noi.
Ti abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.